Se avete capelli mossi o ricci, probabilmente questa frase l'avrete sentita almeno una volta. Devi seguire il metodo per capelli ricci. Sembra quasi che sia l'unica strada possibile, l'unico modo per avere capelli sani, l'unico modo per valorizzarli. Eppure io ho scelto di non seguirlo, non perché pensi che sia sbagliato, non perché non abbia aiutato tante persone, ma perché il mio obiettivo è completamente diverso. Io non inseguo il riccio perfetto, non mi interessa avere ogni ciocca perfettamente definita. Voglio solo una cosa: capelli lunghi, il più possibile, forti, folti e sani. E quando ho iniziato a studiare davvero la storia della cura dei capelli, mi sono resa conto di una cosa: le donne con le chiome più straordinarie della storia non seguivano il metodo per capelli ricci, per un motivo molto semplice: non esisteva. Ma avevano una conoscenza incredibile dei propri capelli, sapevano proteggerli, sapevano quando raccoglierli, sapevano quali piante utilizzare, sapevano come lavarli, sapevano come evitare che si spezzassero. E più studiavo, più mi rendevo conto che il loro obiettivo non era avere il riccio perfetto, era conservare ogni centimetro di crescita, perché un capello che non si spezza è un capello che può continuare a diventare sempre più lungo. Così ho smesso di rincorrere routine pensate per definire il riccio e ho iniziato a costruire una routine completamente diversa, una routine ispirata alla storia, alle erbe, all'Ayurveda e soprattutto a un'idea molto semplice: proteggere i capelli invece di cercare continuamente di correggerli. In questo video non voglio dirti che il metodo per capelli ricci è sbagliato, voglio raccontarvi perché non è il metodo che ho scelto e perché dopo anni di studio e di esperienza ho deciso di percorrere una strada diversa. Quando ho iniziato ad interessarmi davvero della cura dei capelli, ho fatto quello che fanno tutti: ho letto, ho guardato video, ho seguito consigli e naturalmente mi sono imbattuta nel metodo per capelli ricci. Molte persone hanno ottenuto risultati bellissimi, ricci più definiti, meno effetto crespo. E capisco perfettamente perché tante persone lo amino così tanto, ma più lo studiavo e più mi rendevo conto di una cosa: il suo obiettivo principale non era il mio. Io non ho mai sognato il riccio perfetto, ho sempre sognato una chioma lunghissima, quelle chiome che troviamo nei dipinti dell'Ottocento, nelle fotografie delle Seven Sutherland Sisters, nelle immagini dei preraffaelliti e delle donne indiane, quelle lunghezze che arrivano alla vita, ai fianchi, a volte persino alle ginocchia e oltre. E così ho iniziato a farmi una domanda: come facevano loro? Perché riuscivano a raggiungere quelle lunghezze senza tutti i prodotti che esistono oggi? Più cercavo risposte e più mi rendevo conto che quasi nessuna di loro parlava di definizione del riccio. Parlavano di altro: di protezione, di delicatezza, di pazienza, di costanza. Ho iniziato a leggere testi storici, manuali di bellezza, libri dell'Ottocento, testimonianze, ricette tradizionali e poi mi sono avvicinata sempre più all'Ayurveda. Non perché pensassi di aver trovato una formula magica, ma perché ritrovavo sempre gli stessi concetti: prendersi cura della cute, proteggere le lunghezze, usare piante conosciute da secoli, massaggiare delicatamente, utilizzare oli e raccogliere i capelli e soprattutto evitare di danneggiarli. Ed è stato proprio questo a farmi cambiare completamente prospettiva. Mi sono resa conto che passavo troppo tempo a chiedermi come posso rendere i miei capelli più belli oggi, quando la domanda giusta era un'altra: come posso fare in modo che questi capelli siano ancora sani tra 5 anni? Perché se il tuo obiettivo è arrivare alla vita o addirittura oltre, non basta farli crescere, devi riuscire a conservare ogni centimetro che cresce, ed è qui che è cambiato tutto. Ho iniziato a semplificare la mia routine, a osservare di più i miei capelli, ad ascoltarli, a proteggerli invece di stressarli, a scegliere erbe che conosco davvero, a raccoglierli più spesso, a trattarli con delicatezza.
Non è stato un cambiamento da una settimana, non è stato un prodotto miracoloso, è stato un modo completamente diverso di vedere la cura dei capelli. E oggi, quando guardo la mia routine, vedo molto più passato che mode del momento. Per anni ho seguito la classica routine commerciale: shampoo, balsamo, maschera, siero, prodotti di ogni tipo, e sapete una cosa? Non ho ottenuto i risultati che tanto cercavo. Da più di 14 anni ho scelto una strada completamente diversa, tratto i miei capelli esclusivamente con prodotti naturali, erbe ayurvediche, oli vegetali. È una routine costruita negli anni, studiando la storia della cura dei capelli. La differenza io la vedo e la sento ogni giorno. C'è un'altra cosa che sorprende sempre molte persone: io non uso il balsamo, non lo uso ormai da anni. Prima di ogni lavaggio faccio impacchi di olio, dopo proteggo le lunghezze con gli oli che utilizzo abitualmente. Per i miei capelli questa routine funziona ed è forse proprio qui la differenza più grande. Non inseguo la moda del momento, inseguo quelle lunghezze che raccontano anni di pazienza, di costanza e di cura. Quello è il mio obiettivo ed è per questo che la mia routine è molto diversa da quella che oggi viene presentata sui social. C'è un'altra cosa che probabilmente farà un po' discutere: io non districo mai i capelli da bagnati. Sì, avete capito bene, mai. Lo so, adesso molti diranno: ma come, nel metodo per capelli ricci bisogna districarli sotto la doccia con tantissimo balsamo? No, io non lo faccio perché nella mia esperienza ho notato una maggior perdita di capelli e molto più rottura. Per me non ne vale la pena, perché come vi ho detto all'inizio del video io non inseguo la definizione del riccio, inseguo la lunghezza, e sono due obiettivi completamente diversi. Per questo seguo un approccio diverso: districo i capelli da asciutti con estrema pazienza, parto da un buon pettine e solo dopo utilizzo una spazzola in setole di nylon degli anni 40. Ho scelto il nylon perché amo profondamente gli animali e non utilizzo setole animali. Questo metodo apre il riccio? Sì. Lo rende meno definito? Sì. Ma mi aiuta a preservare la lunghezza? Assolutamente sì. Ed è esattamente quello che sto cercando. Per questo motivo i metodi moderni per capelli ricci non rappresentano la strada che ho scelto. C'è poi un'altra riflessione che mi ha fatto cambiare completamente prospettiva. Oggi, se ascoltiamo il marketing, sembra che esista un prodotto per qualsiasi cosa: uno shampoo per capelli secchi, uno shampoo per capelli grassi, un balsamo, una maschera, un leave-in, un siero, un olio, una crema, uno spray, e l'elenco potrebbe continuare ancora e ancora. Ma se guardiamo alla storia, ci accorgiamo di una cosa: le persone avevano già capelli lisci, capelli mossi, capelli ricci, capelli fini, capelli grossi, capelli secchi, capelli grassi. Le diverse tipologie di capelli sono sempre esistite, eppure non esistevano scaffali pieni di prodotti diversi per ogni singola esigenza. Questo mi ha portata a farmi una domanda: abbiamo davvero bisogno di tutti questi prodotti, oppure ci è stato fatto credere di averne bisogno? Perché oggi il mondo della cura dei capelli è diventato una giungla. Ogni giorno nasce una nuova regola, un nuovo metodo, un nuovo prodotto indispensabile. C'è chi dice di fare una cosa e il giorno dopo qualcun altro sostiene il contrario. Io ho scelto di uscire da tutto questo rumore e di semplificare, di tornare a una routine semplice, naturale e costruita sull'esperienza, sullo studio e su ciò che dopo tanti anni funziona davvero per i miei capelli. Molti di voi mi chiedono spesso quale sia la mia routine. In realtà è molto semplice. Come ho raccontato anche in altri video, da anni lavo i miei capelli esclusivamente con erbe ayurvediche. La mia preferita è l'arrapu. Lavo i capelli una volta a settimana. Negli altri giorni, se ne sento il bisogno, utilizzo uno shampoo secco preparato da me. Se vi interessa la ricetta, scrivetemelo nei commenti e realizzerò un video dedicato. La sera prima del lavaggio faccio sempre un impacco di olio, massaggiando, e mi concentro soprattutto sulla cute.
Da anni utilizzo il nostro Anantaruzzo, è diventato uno dei pilastri della mia routine e mi ha accompagnata nel percorso che ha portato i miei capelli ad arrivare quasi fino al coccige. Per lo styling utilizzo una mia versione del classico gel ai semi di lino, mi permette di ottenere ricci morbidi senza quell'effetto rigido e croccante che personalmente detesto. Anche questa è una ricetta che, se vi interessa, posso mostrarvi in un video. Quando il gel si è asciugato, rompo il cast con una miscela di olio di jojoba e olio di macadamia. Infine spazzolo i miei capelli con la mia amatissima Regent of London, una spazzola d'epoca che utilizzo ormai da moltissimi anni. Come vedete, la mia routine non è fatta di 10 o 15 prodotti, è fatta di pochi prodotti scelti con cura e utilizzati con costanza, perché dopo tanti anni ho capito una cosa: non è la quantità dei prodotti a fare la differenza, è il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capelli giorno dopo giorno. Il mio obiettivo è una chioma lunghissima, ma non solo, anche folta e con moltissimo volume, ed è un risultato estremamente difficile da ottenere. Quindi, il metodo per capelli ricci è sbagliato? Dipende da qual è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è avere ricci perfettamente definiti, potrebbe essere la scelta giusta per te. Il mio obiettivo invece è diverso e per questo ho scelto un'altra strada. Una cosa però è certa: personalmente non credo che utilizzare quintali di balsamo e una quantità enorme di prodotti giorno dopo giorno sia la scelta migliore per la salute dei nostri capelli. Anzi, questa è la mia esperienza ed è il motivo per cui da oltre 14 anni seguo una routine completamente naturale. E voi, che metodo utilizzate per prendervi cura dei vostri capelli? Vi soddisfa davvero? Qual è il vostro obiettivo? Definizione o lunghezza? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video.